Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo con un nuovo video e oggi siamo di nuovo con il nostro S23 Ultra e da come avete letto dal titolo oggi vi mostrerò come editare le vostre fotografie direttamente su S23 Ultra. Da Expert RAW andremo a finire su Lightroom, tutto direttamente dal nostro smartphone senza dover andare a acquistare, per esempio come ho io, un PC fisso o portatile ad alte prestazioni, quindi un costo in più. Questo telefono ci permetterà di fare grandissimi editing e ora vi mostrerò come fare. Naturalmente vi dico subito che non dovete seguire passo passo quello che sto facendo io nell'esposizione, nel contrasto, nei neri, nei bianchi, nelle curve eccetera, perché naturalmente ogni fotografia avrà il suo editing, ma prendete spunto per capire come funziona il programma e come andare a modificare comunque un po' le foto per creare comunque quel contrasto o migliorare comunque la vostra fotografia scattata con S23 Ultra. Prima di iniziare e spostarci sul nostro tavolo da lavoro, perché vi inquadrerò solo il nostro S23 Ultra, vi invito ad iscrivervi al canale, commentare sotto e lasciare un bel like. Troviamoci direttamente al nostro tavolo da lavoro. Eccoci qua sul nostro tavolo da lavoro. Ora vi mostro come editare una vostra fotografia dal nostro S23 Ultra. Andiamo a prendere una delle fotografie che ho fatto proprio oggi per un altro video che vi ho già pubblicato domenica scorsa. Naturalmente ve lo lascio qui in alto, o vi metto l'immagine qua da cliccare o comunque vi lascio la scritta qua, ed è esattamente un POV Photography tutto creato con S23 Ultra che ho voluto utilizzare come se fosse una Nikon, quindi creandovi un POV Photography proprio come facevo con la Nikon sul mio canale. Prima fotografia che magari andiamo a editare, facciamo questa qua. Come vedete qua lo smartphone me l'ha già accesa parecchio. Adesso noi la andiamo a editare a modo mio. Adesso è tornata in modo normale come sarebbe di base quando l'ho scattata. Lì era un editing automatico. Qua troviamo predefinito auto, ritaglia eccetera. Quelle con questo asterisco sarebbe quando voi andate ad acquistare l'abbonamento di Lightroom, avete disponibilità di nuove modifiche. Io ho ancora quello base perché maggiormente vado alla fine a lavorare con il PC, perché lì ho Lightroom e Photoshop, però qua vi mostro che con quelle base potete fare davvero tantissimo. Se andiamo a cliccare automatico, lui farà un piccolo editing automatico. Io lo sconsiglio sempre perché preferisco nettamente fare tutto da solo. Questa è la differenza, come vedete. Lui naturalmente me l'ha già editato, noi facciamo che tornare indietro. Ok, perfetto. Comunque se volete potete anche partire da un automatico e poi andare a sistemare due cose che non vi piacciono. Io parto completamente da zero per farvi vedere come lavorare. Prima cosa che andiamo a controllare è l'esposizione. Qua mi sembra molto accesa, ma come vedete naturalmente andando a spostare si andrà a spostare l'esposizione. Io l'aumento leggermente perché poi andrò a toccare un pochino il contrasto. Non esagerate col contrasto. Smartphone e magari action cam il contrasto possiamo andare a toccare un pochino. Se facciamo una fotografia con per esempio la Nikon o comunque una macchina fotografica professionale, il contrasto non è andato mai a toccare perché a parer mio non c'è bisogno di toccarlo. Poi andiamo a toccare, come vedete, le luci. Se io faccio così vado a migliorare la situazione del cielo, che è comunque una situazione un po' troppo accesa, quindi mi abbasso, ho tolto un po' di luce perché secondo me ce n'era troppo. Le ombre possiamo decidere se aumentarle o diminuirle. In queste situazioni io consiglio sempre di diminuirle un pochino perché comunque andiamo a tirare fuori quel dettaglino in più andando. Questo con la moto adesso deve passare. Vi consiglio di diminuire un pochino comunque perché andiamo a tirare fuori qualche dettaglino in più. Poi i bianchi possiamo scegliere se andare a aumentare, diminuire o no. Io sono andato a aumentare leggermente qua, non aumentateli troppo perché sennò tenderà a bruciarli come vedete. Poi abbiamo da sistemare neri. Io vado sempre ombre e neri a diminuirli sempre un pochino perché secondo me serve per migliorare quel dettaglino in giro, perché poi magari se la fotografia come in questo caso è un po' tanto accesa, naturalmente secondo me conviene andare a fare un diminuzione della luminosità. Se poi siete in una situazione un po' buia andate a aumentarle un pochino perché così riuscite a tirare fuori un po' di luce. Maggiormente usate l'esposizione che conviene. Qua abbiamo temperatura, tinta, vividezza, saturazione. Questi 4 parametri servono per modificare la colorazione che è presente diciamo in questa immagine. Se vado a modificare temperatura e tinta si modificherà completamente l'immagine. Vi faccio notare che se io faccio così guardate che diventa più fredda o più calda. Naturalmente io cerco sempre di lasciarla abbastanza lì. Se vado a sistemarla leggermente vado proprio a cambiare di quel 20-30 verso il freddo, verso
col caldo, non di più, perché sennò andiamo a stravolgere troppo. Tinta non la tocco quasi mai, almeno che ho davvero da fare una modifica che mi serve. Quello che vado a toccare abbastanza è la vividezza. Si può decidere se pompare tanto il colore, così ad esempio per me sono quelle fotografie un po' esagerate, ma con la saturazione possiamo decidere. Comunque la vividezza e saturazione aumenta in questo caso questa colorazione qua. Io vado leggermente ad aumentare, ma perché poi possiamo andare anche da, per esempio qua, modificare, si chiama cartella mix di colori, possiamo modificare ogni singolo colore. Possiamo scegliere, per esempio, se io vado a cliccare qua, vedete, se io vado a cliccare qua possiamo scegliere se toglierlo o diminuirlo, come vedete che è andato a prendere l'azzurro e me lo va a selezionare qua esattamente in basso, che mi va a cambiare i numerini. Naturalmente io non farò così, adesso torniamo indietro, vi faccio vedere come mi metto a farlo io vado direttamente, in questo caso seleziono colore per colore, anche se possiamo andare a selezionare se vogliamo quello, però facciamo colore per colore, e in questo caso io vedo che abbiamo del verde, se vogliamo andiamo a aumentare leggermente, e poi possiamo cambiare comunque tonalità, saturazione e luminanza. Tantissima roba, poter toccare tutti questi tre parametri, perché la luminanza per esempio ci permetterà di tenerlo o un po' più sullo scuro o un po' più sul chiaro, e la tonalità, per esempio un verde potrà diventare da verde normale a o tendente al giallino o tendente a un verde molto verso l'acqua. Vedete come è cambiato? Guardate, adesso ve lo zoom ancora meglio, vi faccio vedere la differenza di come cambia la colorazione, molto evidente. A me piace molto tenerlo su questo genere di verde, andandolo un pochino a desaturare, ma proprio leggermente. Poi andiamo a prendere l'azzurro, anche qui come vi ho detto prima possiamo cambiare la tonalità se vogliamo, saturazione, luminanza. Io la luminanza dell'azzurro la vado sempre un po' a scurire, perché secondo me aumenta quel dettaglio in più, anche per esempio se il cielo è parecchio azzurro, anche nel cielo. Se no, per andare a aumentare quel dettaglio in più nel cielo andiamo a prendere il blu, e noi andando a scurire, come vedete, il cielo cambia notevolmente. La saturazione del cielo io non la vado mai a cambiare, la tonalità neanche, perché diventa una cosa indecente secondo me se la si va a cambiare. Quindi andiamo a ritoccare leggermente così, io vado a scurirla non troppo, perché comunque così tiriamo fuori qualche dettaglino in più del cielo. Poi se vogliamo, se vedete comunque l'immagine così, si può pensare che non ci siano gialli, ma in verità un pochino di giallo c'è sempre. Vi faccio notare che se io faccio così, per esempio qua, cambia nettamente dove c'è l'acqua, quindi io la andrei a schiarire un po'. Poi abbiamo effetti, dettagli e ottica. Gli effetti serve per aumentare la texture, quindi viene fuori qualche dettaglio in più. Adesso vi faccio notare che io, se faccio così, può diventare un po' più morbido o un po' più pieno di dettagli, un po' più, diciamo, decisa la fotografia. Io di solito la tengo nei paesaggi leggermente più morbida. La chiarezza ti permette di aumentare ancora i dettagli, ma te la rende anche un po' più scura, perché ve la fa molto più segnata. Io di solito questa non la tocco quasi mai, la faccio sempre comunque al minimo, la tengo morbida anche questa. Il rimuove foschia non lo tocco davvero mai, almeno che abbiamo una fotografia un po' appannata. Si vede la differenza in una fotografia appannata e una no, questa qua non lo è per esempio. Se noi andiamo a rimuovere la foschia, vedete, succede questo qua, e a me questo effetto non piace per niente. Infatti anche sul computer non lo vado mai, dico mai, a toccare. Se invece andiamo a toglierlo, si crea questo effetto che vi dicevo, tipo appannato, comunque un po' più luce eccetera, che è bruttissimo da vedere secondo me. Io comunque rimuove foschia non lo vado mai a toccare, quindi vi consiglio di non toccarlo mai. Poi abbiamo vignettatura, che se noi andiamo a selezionare possiamo creare questo effetto di vignettatura attorno alla fotografia. Naturalmente nei paesaggi così sconsiglio tantissimo. Se invece andiamo a prendere, adesso ve lo mostro subito, comunque guardate cosa siamo riusciti ad ottenere di fotografia prima e dopo. Questa è già una notevole differenza, per vedere comunque i dettagli che ci sono nel cielo e nell'acqua. Adesso vi faccio vedere quando usare la vignettatura. Prima vi faccio vedere al volo, c'è nitidezza, raggio, dettagli eccetera. Questi valori faccio fatica ad andare a toccarli perché non li tocco quasi mai. Se uno vuole andare a aumentare leggermente la nitidezza può aumentarlo, se no qua abbiamo riduzione del disturbo. Se io faccio così, in delle fotografie, questo qua adesso non si vedrà più di tanto, ma le fotografie dove si va a alzare un po' tanto gli ISO c'è un disturbo, un rumore nella fotografia. Se io vado ad attivare questo e aumento questo qua, la fotografia in automatico avrà meno disturbo. Qua non penso che si veda la differenza perché non ho una fotografia disturbante, quindi non c'è nessun problema. L'ottica ti corregge, diciamo, l'ottica dello smartphone. Se io vado a cliccare vediamo se c'è una differenza. Molte volte non c'è nessuna differenza, infatti non c'è nessuna differenza qua, ma di solito aggiusta un pochino la correzione dell'obiettivo. Vi faccio subito vedere quell'effetto che c'è appunto nella parte effetti, dove c'è la vignettatura, e vi faccio vedere secondo me dove può star bene. Comunque guardiamo il risultato. Questo è il prima, questo è il
dopo. Direi già un bel cambiamento. Ok, eccoci qua con questa nuova foto da sistemare che vi faccio vedere quando utilizzare negli effetti la vignettatura. Andiamo a sistemarla al volo. Guardate, sono andato a fotografare sempre in quel video che ho pubblicato domenica scorsa, lo troverete questa fotografia. Sono andato a scattare con un 10x mi sembra questi fiori con sopra questa peta che lo sono riuscito a beccare benissimo, più naturalmente la sua compagna sotto. Guardate che bella fotografia, come è venuta bene. Comunque andiamo a fare subito una modifica al volo. Possiamo scegliere se auto, ma come dico sempre io auto non lo uso. Andiamo a fare ok, perfetto. E poi andiamo a toccare quello che vi parlavo prima. Un'altra cosa, se vogliamo, naturalmente, se vogliamo più dettaglio, se la vogliamo un po' più morbida, io queste fotografie così le consiglio leggermente sempre più morbide, che con dettagli così poi dopo non si capisce nulla, quindi lasciamo sempre più morbida. Rimuovi foschiano, andiamo a toccare, e qui io vi consiglierei una leggera vignettatura nell'oscuro. Perché? Perché andremo a creare un effetto, vedete? In questo modo abbiamo creato una leggera vignettatura, poi possiamo anche scegliere il punto intermedio, se vogliamo della vignettatura, come vedete cambia, sfumatura eccetera. Comunque serve per far risaltare un po' di più il soggetto magari a cui stiamo scattando una fotografia, per esempio questo o qualsiasi altro animale o anche la persona o anche un fiore. Molte volte sta bene questo effetto attorno, perché guardate la differenza da così a così, come risalta nettamente di più questo fiore con le due api. Guardate che bella fotografia che è uscito e con che qualità comunque di fotografia, contando che siamo con uno smartphone e non con una macchina fotografica professionale. Come vi ho detto nell'immagine prima, non lo andiamo a toccare. Se vogliamo andiamo a toccare questo qua, vediamo se c'è una leggera modifica alla portata, spero che si veda quando io vado a cliccare e non cliccare. Guardate che leggermente l'immagine cerca di uscire dalla foto. La fotografia di quando siamo partiti era così, la fotografia pronta è così. Come avete visto, fare le modifiche dei parametri non è così difficile. Se volete investire in una modalità basta che cliccate qua e in automatico vi porterà alla pagina. Eccoci qua alla fine dell'editing, spero che questo piccolo tutorial di S23 Ultra vi sia piaciuto. Se avete domande commentate sotto, e naturalmente ho cercato di essere il più semplice possibile e farvi vedere giusto quei ritocchi che si possono fare per non esagerare, ma togliere giusto dei fastidi nella fotografia, o comunque per migliorarla il più possibile attraverso le luci, contrasto, mix di colori e le linee, e anche migliorare magari i dettagli o il singolo colore. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti, commentate sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!